Salve a tutti amici e benvenuti. Se il video che state guardando dovesse piacervi e portarvi a conoscenza di qualcosa di nuovo e che riterrete interessante, lasciatemi un bel like ed iscrivetevi al mio canale, qualora non l'aveste già fatto. Bene, ed ora, prima di cominciare, vediamo la sigla! Nel video precedente dedicato a Guile ed a Charlie Nash, di cui vi lascio il link in descrizione, vi stavo appunto raccontando gli eventi che hanno portato i nostri due eroi a conoscersi e a diventare grandi amici, i migliori amici l'uno dell'altro. I due si allenavano sempre insieme, senza mai risparmiarsi, e come accennavo poco fa, sembrerebbe che fu proprio Charlie ad insegnare a Guile, e non viceversa, ad eseguire il Sonic Boom e il Flash Kick, che quest'ultimo aggiunse al suo già notevole bagaglio di tecniche, apprese durante il periodo dell'addestramento militare. Trovo che l'immagine che ci mostra Guile rubare un boccone di cibo dal vassoio contenente il pasto di Charlie sia addirittura commovente, perché ci dimostra il grado di confidenza e di amicizia esistente tra i due. Guile e Charlie erano veramente diventati come fratelli e credo che queste immagini, che possiamo osservare portando a termine la modalità arcade di Street Fighter Alpha all'interno di Street Fighter V, lo confermino molto più delle parole. Un giorno Charlie confidò a Guile che aveva elaborato un piano che gli avrebbe consentito, una volta portato a termine, di smascherare i traditori della patria che erano in combutta con la Shadaloo e di farli condannare duramente da un tribunale militare. A Guile, ovviamente, l'idea piacque, ma disse a Charlie che il piano andava perfezionato, perché attuarlo così come lui glielo aveva esposto sarebbe stato troppo rischioso. Inoltre, Guile rammentò a Charlie che non disponeva dell'autorizzazione necessaria per attuare quella particolare missione. In Street Fighter V, nella modalità storia del personaggio dedicata a Nash, ci viene mostrata proprio questa interessantissima conversazione, che ci rende a posteriori testimoni di cosa i due amici si dissero. Guile disse al suo più caro amico: Charlie, non sei autorizzata la missione. Ordini del comandante. Quindi ti ha mandato a fermarmi? Gli rispose Charlie, che subito dopo aggiunse: non mi importa se sono i pezzi grossi a ostacolarmi, o solo tu. Fermerò Shadaloo e Bison. Che ti è successo, Charlie? Dove è finito il tuo atteggiamento calmo e distaccato? Se vai da solo non tornerai indietro. Per favore, Charlie, almeno, lascia che ti aiuti. No, tu hai una famiglia da cui tornare. Li fermerò da solo. Devo farlo. Charlie. Charlie, purtroppo, non ascoltò il consiglio del suo buon amico Guile. Non perché non fosse consapevole dei rischi che avrebbe corso, ma perché riteneva di non avere altra scelta. Egli era perfettamente conscio del fatto che non avrebbe mai ottenuto le autorizzazioni di cui avrebbe avuto bisogno, perché i pezzi grossi che avrebbero dovuto fornirgliele
erano proprio quei corrotti che lui intendeva denunciare e far condannare da un tribunale militare e così, infischiandosene dei regolamenti, cosa che non era assolutamente da lui, partì per quella maledetta missione, senza coinvolgere il suo amico Gail, che avrebbe invece voluto aiutarlo. Charlie non volle coinvolgerlo, perché Gail aveva una famiglia a cui pensare, mentre lui non aveva nessuno. In Street Fighter Alpha abbiamo avuto la possibilità di vedere ciò che accadde dopo la sua partenza. Charlie, grazie alla sua straordinaria abilità nella lotta e al suo formidabile intuito e alla sua monumentale intelligenza, riuscì infine a trovare Bison e a fronteggiarlo. Leggiamo ora cosa i due si dicono prima di battersi. Quindi finalmente mostri la tua faccia. Ti porto dentro, Bison. Cosa vuoi da me? Avrai molto tempo per capirlo. Peccato che tu debba morire così giovane. Vediamo ora come si è svolto questo epico combattimento. Round 1, fight! You win! Round 2, fight! Let's go! Let's go! KO, you win! Qui possiamo osservare il finale di Charlie, nel quale lo vediamo comunicare con il suo quartier generale. Charlie alla base. Questa è la base. Vai avanti. Mandate una squadra di ricognizione. Sembra che abbiamo un signore della droga da mettere dentro. Di loro di entrare senza far rumore. Con queste parole, tipiche del gergo militare, Charlie intendeva dire al suo interlocutore di non spargere la voce circa la cattura di Bison, perché non voleva che la notizia giungesse alle orecchie degli alti ufficiali che il crudele dittatore aveva corrotto. Se ciò fosse accaduto, essi avrebbero potuto dare l'ordine di interrompere l'operazione, mandando così tutto all'aria. Adesso ce l'abbiamo, disse Charlie, che poi aggiunse: gli ho dato una bella lezione. Base, sbrigatevi e muovete il sedere. In questo momento notiamo che l'istinto suggerisce a Charlie che su di lui incombe un pericolo imminente. Ripeti, passo, dice l'uomo che parlava con lui alla radio. Purtroppo l'istinto di Charlie aveva visto giusto, perché Bison non era definitivamente fuori combattimento come lui pensava, ed infatti, di soppiatto, il terribile boss della droga si erse alle sue spalle e lo colpì senza pietà. La scena in cui Bison lo colpisce non ci viene effettivamente mostrata, ma è certo che lo abbia fatto.
A questo punto si ha il forte sospetto che l'uomo che parlava con Charlie alla radio stia simulando delle interferenze e che egli stia facendo finta di non aver ben recepito gli ordini che il nostro eroe gli aveva impartito. Ed infatti, preparatevi ad un colpo di scena, l'uomo alla radio gli dice: sei arrivato a lui troppo tardi. Se qualcuno non l'avesse ancora capito, anche l'uomo che parlava con Charlie alla radio era un corrotto. Poi, sempre lui, rivolgendosi a Bison, gli dice: ha parlato con la sua base militare. Il suo esercito è il mio esercito. Bison ha tutto sotto il suo controllo. Credeva davvero che lo avrei lasciato vivere? Era un folle. Da quello che dice Bison, apprendiamo che l'esercito nel quale Charlie e Guile militavano era ancora più corrotto di quanto i nostri due amici pensassero e che Bison addirittura lo definisce il suo esercito, dando così ad intendere che egli aveva corrotto tutti gli uomini che operavano nel quartier generale ove stanziavano anche i nostri eroi. Quello che però Bison non sapeva è che in realtà Charlie non era morto come lui pensava, ed infatti in queste immagini, visibili giocando a Street Fighter Alpha 2, vediamo il nostro eroe fronteggiare nuovamente il signore della droga. Non sappiamo come abbia fatto Charlie a cavarsela, dopo che Bison lo aggredì alle spalle in Street Fighter Alpha. L'unica ipotesi che ritengo plausibile è che Bison, quando lo ha colpito alle spalle, lo ha fatto con una forza tale da fargli ritenere impossibile che qualcuno potesse sopravvivere. Bison non deve essersi neanche preso la briga di ascoltare gli eventuali battiti del cuore di Charlie per constatarne la morte o meno, perché se lo avesse fatto, conoscendo il signore della droga e la sua ben nota malvagità, sono più che certo che avrebbe certamente finito quello che aveva cominciato. Bison è stato troppo sicuro di sé e della sua forza. Ha commesso un'imperdonabile leggerezza e noi, che siamo amici di Charlie e che sposiamo la sua causa, non possiamo che esserne contenti. Evidentemente Bison non sapeva che aveva a che fare con Charlie, l'uomo che è più duro a morire di Bruce Willis in Die Hard. Con ogni probabilità le cose non possono essere andate che così, e fu a causa di questa sua leggerezza che Bison si trovò costretto ad affrontare nuovamente il nostro caro amico con gli occhiali. Bene, per oggi finiamo qui. Continueremo a parlare di Guile e di Charlie Nash la prossima volta, dato che le cose da dire su di loro sono davvero tante. Io nel frattempo vi invito a lasciarmi un bel like, ad iscrivervi al mio canale e ad attivare la campanella. Aiuta il mio canale a crescere, amico. Tra amanti di Street Fighter dobbiamo essere solidali. Condividete questo video con i vostri amici amanti di Street Fighter, di Guile e di Charlie Nash, che sono davvero tanti. Io per ora vi saluto e vi rimando alla prossima. Passo e chiudo.